Wuben Geco E61. Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e nel mio piccolo laboratorio. Oggi parleremo non di torce tattiche, ma di penna tattica con torcia. Non pensavo ci fosse così tanta gente appassionata come me di torce tattiche e affini. Questa è della Wuben, me l'hanno inviata appositamente per farvela conoscere. È una penna che nasconde tanti piccoli particolari che ora vi farò conoscere. Guardiamola da vicino. Apriamo la confezione e vediamo quindi il contenuto. All'interno troviamo la penna tattica e alcune scatoline con all'interno degli accessori. Allora, nella prima scatolina troviamo il cavo USB per poterla caricare. Nell'altra scatolina invece troviamo delle punte di ricambio per la penna più alcuni accessori. Ed infine il manuale di istruzioni. E allora, guardiamola da vicino. Questa penna è tutta in alluminio. Ha un peso molto simile al classico peso delle penne, conferisce una buona sensazione di solidità, è abbastanza robusta. Sulla parte frontale abbiamo questa punta particolare, sostituibile con altre che vi farò vedere, che loro chiamano zirconium, ed è una punta specifica per poter rompere eventualmente i vetri. Per poter scrivere invece basterà fare scorrere con uno scatto in avanti, ruotarla in questo modo e far scorrere indietro. Questa è la penna normale, una penna a sfera che ci permette di scrivere e scrive pure in maniera abbastanza fluida. Dei tratti abbastanza netti, scrive abbastanza bene. Questi sono i ricambi per la penna, ne vengono dati in dotazione 5, uno già montato e 4 di scorta. Non so se saranno facilmente reperibili, ma si possono utilizzare eventualmente le cartucce delle penne che stanno per finire, tagliarle e poi inserirle all'interno di questa. Sulla parte centrale abbiamo un magnete che ci consente di posizionarla su una superficie metallica per poter eventualmente illuminare senza mantenere la torcia fra le mani. Questa è una clip per poterla mettere eventualmente su una cintura, un taschino, eccetera. Questo adesivo va rimosso, è riportato un avviso che ci dice che dobbiamo sbloccare la torcia premendo 4 volte velocemente questo tasto. Infatti, premendolo una sola volta lampeggerà. Questa luce sarà anche un LED di conferma per la ricarica della batteria. In questo modo si apre, ha un'angolazione di 270 gradi, ci permette di illuminare con più angoli, sia chiusa in questo modo che eventualmente illuminare in questo modo quando stiamo scrivendo al buio. Per poterla sbloccare quindi adesso premerò 4 volte il tasto sulla parte alta e la torcia si illuminerà direttamente con l'ultima modalità che ho utilizzato. E allora, ha 3 tipi di illuminazione, una da 130 lumen che dura 1 minuto alla massima luminosità per poi scendere a 40 lumen per 45 minuti. Poi ha una modalità media con 30 lumen che dura ben 2 ore e mezza, una modalità bassa che dura 15 ore e poi la modalità con la luce che avete visto inizialmente, blu e rossa, che ha 10 lumen ma non è specificata la durata. È resistente a impatti per cadute dall'altezza di 1 metro ed ha una protezione IP66. Pesa 54 grammi ed è lunga 143 mm. Dopo averla sbloccata sarà possibile accenderla semplicemente con una sola pressione e spegnerla con una pressione successiva. Per poter aumentare basterà tenere premuto un secondo il tasto, andremo alla modalità successiva, premendo ulteriormente andremo alla luminosità massima. Non è una torcia tattica ma di emergenza, è possibile anche aprirla in questo modo, dando uno scatto col polso e richiuderla allo stesso modo. Come abbiamo detto poco fa, è dotata di un magnete che ci permette anche di posizionarla, per esempio, sulla carrozzeria di un'autovettura, di una moto, eccetera, comunque superfici metalliche, che ci permette di illuminare avendo le mani libere. Per accedere invece alla modalità con la doppia luce lampeggiante blu e rossa, quindi la luce ad alta visibilità, indicata soprattutto per chi lavora per strada, quindi essere ben visibile dalle autovetture, bisogna premere 2 volte il tasto sulla parte posteriore. Per poter spegnere basterà premere una volta, per riaccendere premere un'altra volta. Per uscire da questa modalità e andare invece nella modalità con la luminosità normale basterà tenere premuto il tasto posteriore per 1 secondo. Per bloccare invece il tasto ed evitare accensioni involontarie basterà premere 4 volte il tasto. Le luci frontali emetteranno un lampeggio che ci confermeranno che il tasto è bloccato. Ok, adesso passiamo alla parte frontale, quindi gli accessori che vengono dati in dotazione e come si montano. Allora, basterà ruotare in questo modo, svitare la parte frontale e sostituire l'accessorio.
Questo tipo di punta, che è davvero molto appuntito, ci permette di utilizzarla o come un Kubotan, quindi per difenderci in caso di aggressioni, oppure, come la definiscono loro, una penna senza inchiostro, quindi ci permette di scrivere anche su pietra, eccetera. Proviamo sul retro di questa piastrella. Come vedete riesco a lasciare dei segni, quindi scrivere qualcosa, un po' come accade con le chiavi, ad esempio quando vengono strofinate su un muro, che lasciano la linea nera. Ma proviamo se funziona anche sulla carta. Riesce a scrivere perfettamente anche sulla carta. Quindi abbiamo la doppia funzione per poterci difendere oppure per poter scrivere in mancanza di inchiostro. Quest'altro accessorio invece serve per poterla utilizzare sui dispositivi con touchscreen. Ok, ora siamo a buio pesto, siamo pronti a provarla. Come potete vedere abbiamo la luce, il LED, sulla parte posteriore che resta acceso e ci permette di trovarla anche al buio. Quindi se dovesse caderci o dovessimo averla per esempio all'interno di un vano portaoggetti, riusciremmo a trovarla subito grazie a questo LED. Proviamo ad accenderla, vediamo quanta luce emette. Allora, questa è la luce più bassa, ci permette di vedere perfettamente, quindi poter cercare ciò che ci serve, anche oggetti più piccoli, senza eccedere, quindi prolungando anche l'autonomia della batteria. Premendo nuovamente aumenteremo la luminosità, come vedete già in questo modo diventa tantissima. Proviamo la luminosità massima. In questo modo avremo una luce davvero abbastanza elevata, 130 lumen, che sicuramente non ne fanno una torcia tattica da poter utilizzare all'esterno, ma ci permette di illuminare abbastanza bene, riconoscere persone che abbiamo davanti, evitare ostacoli o comunque cercare appunto oggetti all'interno di vani portaoggetti, eccetera. È possibile quindi utilizzarla in questo modo oppure da chiusa, ma adesso vediamo anche la modalità blu e rossa al buio. Permette di essere abbastanza visibili anche al buio e sicuramente anche da lontano. Ok. E allora ragazzi, cosa dire di questa torcia, di questa penna tattica con torcia? Secondo me è un prodotto specifico per chi ha determinate necessità. Quindi forze dell'ordine, con la torcia posizionata in questo modo, potendo illuminare la zona nella quale stanno scrivendo, o chi comunque, per esempio in campeggio, eccetera, ha necessità di una penna che sia tattica, quindi una penna anche di emergenza che ci permette di difenderci, ci permette di scrivere anche senza inchiostro, illuminare la zona che abbiamo bisogno di illuminare grazie alla torcia con 3 luminosità, e inoltre la funzione per il touch, quindi se vogliamo utilizzarla anche sui nostri dispositivi possiamo farlo con questo accessorio. Quindi non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo, ringraziare Vuben di avermi mandato questo prodotto, vi invito ad iscrivervi al mio canale e mettere mi piace al video se vi è piaciuto e l'avete ritenuto utile, e ci vediamo ai miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!